L'anno scorso avevo provato in 2 video la Xiaomi XI 4K insieme alle migliori action cam cinesi economiche in vendita su Amazon, perché la Xiaomi ormai è vecchia e quindi usata si trova attorno ai 100 euro. Avevo subito notato 2 caratteristiche che la differenziano nettamente da tutte le action cam cinesi, in positivo ma anche in negativo. In positivo ha l'incredibile ampiezza di campo di registrazione nella modalità Ultra, che permette di fare delle riprese molto più scenografiche rispetto alle altre action cam. Ma ha anche la difficilissima gestione della color correction. Dalla Xiaomi XI 4K le immagini erano venute scure, sbiadite, con i colori sbagliati. Qua c'è un iPhone bilanciato al centro come riferimento. Notate come le action cam intorno hanno delle leggere deviazioni, ma la Xiaomi 4K è veramente inguardabile. Guardate quanto ho dovuto fare in post produzione per salvare la registrazione. Bilanciare i colori con un riferimento neutro, regolare la luminosità dell'immagine perché i dettagli uscissero dalle zone scure, correggere il verde del prato e infine correggere il colore dell'incarnato per renderlo naturale. Insomma, veramente troppo difficile. Mio giudizio finale? Ero indeciso se dare 1 o 2 stelline, ma visto che con la color correction si riesce a ottenere un'immagine decente, 2 stelline per i colori impossibili. Visto che abbiamo demolito la Xiaomi XI 4K per i colori, parliamo di un aspetto in cui eccelle l'incredibile varietà di risoluzioni e campi visivi che si possono impostare per soddisfare qualsiasi esigenza. Cominciamo con il confronto fra la risoluzione 4K e 4K Ultra, perché dubitavo che allargare il campo così tanto avrebbe rovinato i dettagli nell'immagine registrata in 4K Ultra. Ma nel confronto a 200% di zoom si vede come i dettagli sono paragonabili fra 4K e 4K Ultra, quindi l'allargamento del campo visivo non va a discapito della qualità di registrazione. Ancora più libertà di scelta se registriamo 2.7K. Potremo infatti registrare nel formato 4 terzi, 16 noni, 16 noni Ultra con il campo visivo allargato. La speranza che la qualità sia sempre alta viene confermata nel confronto con l'ingrandimento delle clip video al 200%. Tutte mostrano una buona risoluzione, quindi nessuna scelta che faremo sul campo visivo andrà a discapito dei dettagli delle immagini. Giudizio finale. Per la ampia scelta di risoluzioni e per l'ottima gestione delle immagini della Xiaomi XI 4K devo dare 5 stelline su 5. È proprio il massimo avere così tanta libertà di scelta e non sacrificare nulla. Ottimista per la buona performance sulla risoluzione delle immagini, ho provato a vedere l'effetto del menu qualità video, che ci permette di scegliere fra alta, media, bassa. Guardate le immagini e poi ditemi se vi sembra che ci siano differenze.
Siccome vedere le immagini una dietro l'altra non rende facile capire le differenze, divido lo schermo in tre e vi faccio vedere il confronto fra le tre impostazioni. Voi notate qualche differenza? Io no, sinceramente. E a questo punto faccio una prova estrema. Metto sullo stesso schermo tre immagini ma ingrandite al 200% di zoom. Devo dire che ancora una volta non vedo differenze sostanziali. Speravo che la scelta sulla qualità dell'immagine ci permettesse di risparmiare spazio sulla memory card mantenendo una buona qualità, ma mi sembra un menu finto, non cambia nulla e l'analisi delle clip registrate conferma 21,8-21,9 megabit al secondo per qualsiasi settaggio, quindi consiglio di lasciare sempre l'impostazione su alta qualità. Questo menu potevano risparmiarselo, ti fa solo perdere tempo. Ancora deluso dalla gestione dei colori della camera, sono andato a verificare il funzionamento del menu bilanciamento del bianco, sperando di non avere brutte sorprese. In effetti ancora una volta non ho trovato sorprese, perché qualsiasi impostazione scegliessi, automatico, soleggiato, nuvoloso, il risultato non cambiava. E vi ho anche fatto vedere sia l'immagine naturale sia l'immagine corretta in post produzione, per capire se magari dopo la color correction avrei notato qualche effetto del menu white balance, ma la differenza più grande la fa invece l'impostazione del menu colore. Scegliete Xi Color e avrete un'immagine praticamente già corretta nei colori. Ovviamente se si registra in flat e poi si fa color correction si ottengono risultati migliori, ma considerando la fatica che si fa consiglio assolutamente di scegliere sempre la modalità di registrazione Xi Color. Questo aspetto ha salvato il giudizio sul menu White Balance, che altrimenti, abbastanza inutile, avrebbe preso 2 stelline. La Xiaomi Xi 4K ci mostra di non essere una action cam economica cinese per la varietà di impostazioni che ci offre nel menu sulla compensazione dell'esposizione. Possiamo regolare la compensazione fra meno 2 e più 2 a salti di 0,5. Io di solito consiglio di usare solo le impostazioni negative, perché sia per un'immagine normale, ma soprattutto per un'immagine molto contrastata, questo può salvare la valutazione del sensore dell'esposizione, che tenderebbe a bruciare le zone più chiare. Molto meno efficace è, a mio avviso, scegliere dei valori di compensazione positivi, perché andremo a bruciare molto le zone chiare e a schiarire un po' le zone scure, ma a discapito dell'aumento del rumore digitale. 5 stelline la valutazione del menu EV, perché ha tante impostazioni e il risultato è quello che ci aspettiamo. Una funzionalità molto comune a tutte le action cam e nella mia esperienza sempre implementata male è il menu Metering Mode. Definisce come la camera reagisce ai cambiamenti di illuminazione, cioè se deve considerare tutta l'immagine o la parte centrale, oppure un punto al centro. In pratica diventa sempre più reattiva ai cambiamenti di illuminazione nella zona centrale. Nella Xiaomi Xi 4K le impostazioni hanno effetto, ma a mio avviso sarebbe molto più facile se ci fosse sullo schermo un mirino a indicarci la zona di valutazione dell'esposizione. 4 stelline su 5 per questa mancanza. Dopo il menu White Balance, ecco un'altra voce che non è particolarmente efficace. L'impostazione del livello di dettaglio dell'immagine su High aggiunge un contrasto digitale all'immagine che potrebbe sembrare più definita, ma in realtà tende a rovinarla, togliendo delle sfumature, mentre su Low la rende quasi sfocata. In pratica questa voce di menu ci fa soltanto perdere tempo. Sarebbe meglio che non ci fosse e che la Sharpness Mode fosse impostata su Medium, 3 stelline.
Vediamo adesso un menu che ha molte impostazioni e tutte efficaci. L'ampiezza di campo dell'immagine registrata. Nella risoluzione Full HD abbiamo la più ampia libertà di scelta, perché possiamo passare da un'immagine stretta a normale, a larga, a ultra larga. Nel confronto fra un campo stretto e uno largo notiamo l'enorme differenza dell'immagine registrata, dove la fattoria da una parte si vede a fatica, mentre dall'altra occupa un terzo del campo circa. Una minore differenza, ma pur sempre apprezzabile, c'è fra ampiezza d'immagine media e larga. Devo ammettere che ero stupito per tutte queste funzionalità così ben realizzate che ho voluto fare il pignolo e verificare se l'impostazione come ampiezza di campo larga subisse modifiche se registriamo a 4K oppure a 2.7K. La nota stonata è stata l'instabilità dell'immagine, perché in tutte e due le risoluzioni si notavano troppe vibrazioni, ma dopo approfondiremo questo problema. Per ora siamo contenti di notare l'egregio lavoro della Xiaomi XC 4K, per cui la mia valutazione sul menu dell'ampiezza di campo è il massimo possibile. Tantissime opzioni e tutte perfettamente realizzate. Diciamo subito che a differenza di molte action cam cinesi, ma non solo, la nostra Xiaomi XC 4K ci permette di avere contemporaneamente sia la correzione dell'effetto fish eye, sia la compensazione delle vibrazioni, anche se dopo vedremo che non è molto efficace. La capacità di correggere due aspetti dell'immagine contemporaneamente è da lode per il processore e fa sperare che la Xiaomi XC 4K Plus aggiunga la correzione fish eye ha un anti-shaking finalmente efficace. Anche se non vi dico quale delle due immagini ha l'effetto impostato, dovreste individuarlo rapidamente, vero? Altrimenti scrivetemelo. Secondo me questa correzione funziona molto bene e la mia valutazione è da 5 stelline, il massimo. Colpito negativamente da quanto si muovevano le immagini nel test precedente, ho voluto fare questa prova, installando la camera d'azione su un tubo lungo poco meno di 1 metro e facendo una piccola corsa. Mi aspettavo che la compensazione delle vibrazioni non fosse efficace, ma speravo di trovare una risoluzione che magari funzionasse meglio, per esempio registrando un campo molto largo, visto che si può. Purtroppo la Xiaomi XC 4K si è confermata molto scarsa in questo aspetto, come già visto nel confronto dell'anno scorso fra le migliori camere d'azione per registrare in moto. Vedete quanto funziona bene la stabilizzazione della Insta360 One R e quanto invece si muovono le immagini registrate con la nostra Xiaomi XC 4K. Dopo vi faccio il confronto diretto, si vede ancora meglio. Purtroppo anche la stabilizzazione è uno dei 3 talloni di Achille della nostra Xiaomi XC 4K. Funzionalità che non può mancare su nessuna action cam, la registrazione slow motion è qui implementata solo a livello di sufficienza, perché rallentiamo di 4 volte l'azione, quindi bene, ma dobbiamo accontentarci di una risoluzione di 1280x720, 2 stelline. Per finire la prova ho voluto approfondire gli altri 2 talloni di Achille della nostra camera d'azione. È arrivato quasi alle 6 PM, ho fatto un'altra registrazione utilizzando le mie schede di bilanciamento. Purtroppo la scarsa sensibilità del sensore alla luce fa sì che 2 immagini registrate alle 4 PM e alle 6 PM obbligano a effettuare di nuovo il bilanciamento dei colori, perché altrimenti i colori risultano falsati, ovviamente anche troppo saturi. Considerando che
poi la Xiaomi Mixi 4K registra dei colori falsati già di suo, ci troviamo con una camera d'azione veramente difficile da gestire, se non impossibile in condizioni di scarsa illuminazione. Le ho dato 2 stelle, ma solo perché il sensore è comunque buono per la risoluzione. Alle tante scelte nei menu legati all'immagine si aggiunge una normale quantità di altre voci, quali connessione wifi, brillantezza schermo, segnali acustici, sensibilità del microfono oppure microfono spento, stereo o wind reduction, LED accesi spenti, modalità dentro al case subacqueo che permette di passare da una modalità all'altra tramite il pulsante superiore, possibilità remote control con una bella guida, scelta standard video e nel menu avanzato rotazione schermo, video out, visualizzazione della percentuale della batteria e infine per ultimo device info. Xiaomi Mixi 4K è una camera d'azione con un'ottima risoluzione, tantissime scelte per quanto riguarda l'ampiezza di campo e il formato dell'immagine, ma con una scarsa sensibilità alla luce, quindi assolutamente inadatta a registrazioni crepuscolari o notturne. Purtroppo una difficilissima gestione del colore, il cui unico rimedio è impostare la modalità C-Color, unica possibilità per registrare delle buone immagini con questa Xiaomi Mixi 4K. Una stabilizzazione delle vibrazioni inferiore alle attuali action cam cinesi. E per finire, con una nota positiva, una buona batteria e tantissime opzioni nel menu per chi vuole customizzare al massimo la propria action cam. La consiglio? Sinceramente no, troppo difficile da gestire. Invece sono molto più propenso a consigliare il modello successivo, la Xiaomi C4K Plus, che finalmente ha davvero una buona stabilizzazione dell'immagine. Ne parliamo nella prossima puntata. Questa volta un pomeriggio per registrare e una settimana di post produzione, ma troppo impegnativo fare questi video, devo diventare più veloce. Ma se vi è stato utile lasciatemi un like, grazie.